aprire un'azienda agricola in Italia. Perché? Vorrei che questo video fosse veramente semplice, corto, breve, sintetico, chiaro. Purtroppo so che non potrà essere così. Questo perché se volete aprire una qualsiasi attività dovete sapere che qua in Italia è una cagata pazzesca! Purtroppo sì. Però bando alle ciance, entriamo nel vivo. Voglio innanzitutto dare una visione d'insieme di tutte le procedure che bisogna fare o che bisogna delegare a qualcuno di fare per avviare la vostra attività agricola. Do già per scontato che abbiate un progetto in testa, altrimenti non avreste aperto neanche questo video. Quello che voglio dirvi comunque è che ai fini burocratici non è importante che cosa decidete di fare, però è importante che ci sia coerenza con quello che dichiarate. Prima cosa importante, i requisiti per agire in autonomia sono il possesso dello SPID, il nostro account con cui possiamo autenticarci in tutti i portali della pubblica amministrazione, e la tessera sanitaria abilitata in farmacia per utilizzo come firma digitale. In alternativa possiamo utilizzare anche i token a pagamento, ma sono servizi comunque a pagamento. Se non vogliamo spendere un euro possiamo optare quindi per l'utilizzo della tessera sanitaria con l'apposito lettore che vi viene fornito. A proposito, apritevi un indirizzo OPEC perché vi chiederanno sicuramente di inserirlo dove avere il domicilio telematico per mandarvi tutte le comunicazioni importanti. Può essere il servizio delle poste, può essere il servizio di Aruba, qualsiasi altro servizio. L'importante è che ce l'abbiate, quindi una PEC, una posta certificata dove ricevere le comunicazioni. Per avviare un'azienda agricola inizialmente potreste anche non avere ancora un terreno, quindi questo vi può dare il modo di muovervi, decidere più avanti dove localizzarvi, o magari state chiudendo delle trattative con un proprietario per l'acquisizione di un terreno, per l'affitto, o state ancora cercando. La cosa che bisogna fornire inizialmente è una sede legale, che può essere anche l'indirizzo di residenza vostro o comunque di una persona di fiducia, di un socio se dovete avviare una società, oppure il vostro indirizzo di residenza se siete da soli, quindi volete aprire una ditta individuale. Prima cosa da fare nell'avvio sicuramente è l'attribuzione della partita IVA. Questo perché qualsiasi attività voi decidiate di avviare serve comunque quel codice a cifre che vi definisca come fiscalità. Già all'attribuzione della partita IVA le cose sono non tanto chiare e semplici. Dobbiamo andare nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Nell'Agenzia delle Entrate ci sono due modelli che sono da compilare. Uno se volete avviare una ditta individuale e uno se volete avviare una società. Richiesta di avvio per persone fisiche e richiesta di avvio per persone non fisiche. Persone non fisiche, per chi non lo sapesse, significa persone giuridiche, quindi tutte le persone, o perlomeno la compagine di persone che va ad identificare una società. Può essere quindi il caso di una società agricola. Andranno inviati sempre attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate, attraverso un software che è disponibile. Vi porto sempre il link in descrizione con riferimenti per seguire la guida. Una volta che riceverete quindi questo codice dal portale dell'Agenzia delle Entrate, possiamo procedere quindi alla registrazione della ditta. Qui abbiamo due possibilità, sempre in base alle due figure che abbiamo scelto di avviare, una società oppure una ditta individuale. Per la ditta individuale le cose sono molto più semplici, perlomeno il Ministero dello Sviluppo Economico ha costruito un sito rapido dove si inseriscono le informazioni basilari dell'azienda e poi si può inoltrare in automatico, poi verrà poi protocollato e registrato nel registro imprese. Questo soltanto nel caso in cui decidiate di avviare una ditta individuale. Qualora fosse una società bisogna fare un passaggio prima in Agenzia delle Entrate. Questo perché l'Agenzia delle Entrate, non potendo verificare l'effettivo accordo tra le parti, esige un documento, quindi un contratto, che può essere un contratto privato, non necessariamente un atto notarile, che quindi dimostri l'unione delle parti, quindi dei soci, per costituire una società. Quest'atto andrà registrato quindi in Agenzia delle Entrate, il costo dovrebbe essere circa 150 euro, qualsiasi registrazione di un atto a più o meno questo importo, con conseguenti chiaramente bolli da aggiungere alla pratica. In seguito quest'atto protocollato andrà quindi inserito nella pratica sia di avvio sia allo sportello SUAP
per completare tutto l'invio telematico. E qualora decidiate di avviare una società, dovrete andare a utilizzare purtroppo il software Fedra, che è un software tutt'altro che intuitivo da compilare, tutt'altro che intuitivo da capire. Comunque, non voglio divagare, chi ha una società semplice o vuole avviare una società semplice deve usare questo strumento. In internet ci sono tantissime guide che comunque spiegano come si utilizza. Una volta preparato il pacchetto di Fedra, quindi la pratica compilata all'interno di questo software, si può caricare sull'altro software dell'Agenzia delle Entrate che si chiama Comunica, quindi un piccolo tool che si scarica nel computer per poi inviare, confezionare quindi la pratica, inviarla all'Agenzia delle Entrate e aspettare l'esito della protocollazione del tecnico che verrà incaricato poi di prenderla in mano e di evaderla. Come vi dicevo, la ditta individuale è molto più semplice da avviare sotto questo aspetto. C'è il semplice sito, si mettono le informazioni basilari, tra cui la partita IVA, l'indirizzo, il codice Ateco, quindi la classificazione della nostra attività, perché in azienda agricola comunque abbiamo una vasta gamma di scelta tra il tipo di codici, dall'allevamento alla coltura alla trasformazione, quindi dovremo andare a scegliere il codice in base a quello che abbiamo prevalentemente intenzione di sviluppare nella nostra azienda. Una volta confezionata la pratica è deciso se vogliamo fare un avvio immediato o un avvio successivo, quindi all'invio della pratica. Questo chiaramente implica due diverse posizioni. La prima, se facciamo un avvio immediato dobbiamo anche allegare l'iscrizione all'INPS e quindi lì dobbiamo decidere che ruolo previdenziale avere, se coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, e anche lì ci sono altri nomi di riferimento che vi lascio sempre in link qualora voleste indagare e chiarirvi meglio le idee sui due ruoli. Detto questo, facciamo la registrazione in Camera di Commercio, quindi la pratica viene inviata alla Camera di Commercio con tutti gli allegati e a quel punto ci resta un unico, tutt'altro che semplice adempimento: la notifica al SUAP, che è lo sportello unico delle attività produttive. Questo sistema mette in comunicazione tutti gli enti che partecipano alla verifica, alla trascrizione o al registro di un'attività nel territorio. Sono indirizzati soprattutto al comune, nel caso dell'attività agricola anche alla ASL per quanto riguarda i locali di trasformazione, se vi sono, locali di confezionamento, di conservazione o comunque di raccolta, le stalle o gli allevamenti, qualora avessimo del bestiame, animali da reddito. Eventuali autorizzazioni per gli scarichi delle acque, se siamo in una zona che non è servita da fognature. Gli enti possono essere le province o i vigili del fuoco e via dicendo. Quindi attraverso questo strumento, anche qui troviamo sempre nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico, scriviamo al comune, ci indirizza direttamente sulla piattaforma della nostra regione, perché il SUAP è una piattaforma regionale, quindi ogni regione ha le sue normative di riferimento e attraverso questa piattaforma possiamo compilare tutti i modelli disponibili. Ci sarà una checklist da compilare e in base alla checklist avremo quindi dei modelli da integrare nella pratica che dovranno essere firmati o dal titolare, quindi noi se siamo i titolari, oppure dal nostro tecnico delegato, che a quel punto può essere un ingegnere, un architetto o un agronomo in funzione del tipo di autorizzazione che stiamo andando a richiedere al territorio in cui sorge l'azienda. Come costi, prima di avviare l'attività agricola valutate sempre la temporalità di quando volete avviarla, perché avviare un'attività a dicembre implica dover pagare i diritti camerali di quell'anno e dell'anno successivo. L'invio delle pratiche ha dei costi che sono di solito costi di bolli e diritti. Ogni piattaforma mette a disposizione chiaramente un tariffario dove andiamo a vedere di volta in volta quanto costano le varie pratiche e quindi dovremo aggiungere un saldo che va a coprire, a compensare quindi quel costo. Nella pratica SUAP dovremo andare anche a fornire, nel caso di avvio immediato, gli estremi del terreno, del fondo dove andremo a lavorare, per poi poter chiedere tutta quella serie di utilizzazioni che può richiedere il comune competente. Se non siete certi di poter fare le cose bene, sappiate comunque che ci sono dall'altra parte dei tecnici che leggono le pratiche e prima di bocciarvela o rifiutarvela andranno sempre a contattarvi
per cercare di integrare o correggere quelle voci che sono sbagliate. Diversamente potete direttamente delegare un commercialista affinché faccia queste pratiche per voi, chiaramente sotto una retribuzione consona per l'operato. I medi e tempi sono abbastanza brevi. Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, la risposta arriva subito, a meno che non ci siano delle integrazioni e quindi temporeggiamo noi, i tempi sono abbastanza brevi. In ogni caso conviene fare le cose per tempo, non è che il giorno dopo ci svegliamo, voglio aprire un'attività agricola e il terzo giorno non posso fare niente perché non me l'hanno ancora accettata. Muoviamoci per tempo. I tempi su app invece sono più lenti perché chiaramente richiedono un'attenzione da più enti. Si va in conferenza di servizi dove viene definita una data, scadenza in cui tutti gli enti devono dare il loro esito, e qualora arrivi l'esito favorevole vi verrà poi rilasciata l'autorizzazione finale con cui voi potrete tranquillamente procedere quindi alla vostra attività senza alcun problema. Di solito i tempi quindi di conferenza di servizi richiede almeno 60 giorni, quindi sono tempi tecnici che possono essere anche più brevi, ma di solito sono più lunghi, dipende sempre dall'efficienza della vostra amministrazione territoriale. Ci sono alcune zone che hanno più richieste, più domande, più pratiche da evadere, e altre zone che invece hanno meno mole di lavoro e riescono a sbrigare le faccende più velocemente. Devo piantare cipolle, quindi attribuzione partita IVA, registrazione in Camera di Commercio, quindi attraverso il procedimento comunica. Se sono ditta individuale me la cavo con impresa semplice, se sono società devo usare Fedra. Dopodiché INPS, devo allegare la pratica per iscrivermi al ruolo previdenziale e qui devo scegliere tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale. In seguito poi devo allegare anche la pratica SUAP al mio comune di provenienza, in cui devo dichiarare tutto quello che faccio nell'azienda con eventuali autorizzazioni da richiedere agli enti competenti in merito ai vincoli paesaggistici, i vincoli del territorio che posso avere. Più semplice di così. E anche per questo video è tutto, spero che vi sia servito e alla prossima. Ciao a tutti. Ma chi ve l'ha fatto fare di aprire un'azienda agricola? Perché?